Avete mai pensato di mettere la vostra GPU al servizio di un network che vi ricompensa per la potenza computazionale che fornite? Da oggi è possibile con Ionet. In questo video andremo a capire cos'è Ionet, perché è un progetto che è qui per restare e soprattutto il tutorial di come si collega la GPU al loro network per farmare le ricompense e l'airdrop. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, lasciate subito un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi i prossimi contenuti, anche perché come vedete la maggior parte di voi che guardate i miei video ancora non è iscritta. Iniziamo questa analisi partendo da che cos'è Ionet. Dunque, Ionet è un progetto nel settore DePIN, ovvero Decentralized Physical Infrastructure Network, che sta costruendo un network decentralizzato che consente agli ingegneri del machine learning di accedere a cluster cloud distribuiti a una frazione del costo di servizi centralizzati analoghi. Il tutto supportato da Solana, Render e Filecoin. Il progetto ha raccolto ben 30 milioni di dollari da svariati venture capital di spicco, tra cui Solana Labs, Aptos Labs, Animoca Brains, OKX Ventures, Multicoin Capital e lo stesso CEO di Solana, Anatoly Yakovenko, ci ha investito personalmente. Le premesse quindi sono molto buone. I prodotti principali con i quali possiamo interagire su Ionet al momento sono essenzialmente tre. Partiamo quindi da Ionet Cloud. Questo Ionet Cloud è il servizio attraverso il quale gli ingegneri e gli sviluppatori possono controllare e gestire le app di machine learning o AI sfruttando cluster di GPU, quindi avendo accesso ad un'enorme fonte di potenza computazionale senza però aver l'onere dell'infrastruttura, visto che gestisce tutto Ionet. Qui possiamo vedere i trade-off del servizio GPU on demand, ovvero risparmio del 90% sui costi per accedere allo stesso equivalente di potenza computazionale rispetto a un servizio centralizzato, flessibilità sulla gestione dei cluster secondo le nostre esigenze e deploy praticamente istantaneo, e infine garanzia di fair pricing, quindi si paga effettivamente quello che si consuma e si può ottenere il refund qualora si volesse recedere dal servizio. Dopodiché abbiamo il prodotto Ionet Workers, ovvero quel servizio che ci consente a noi retail o utenti enterprise di connettere il nostro hardware ad Ionet per fornire la potenza computazionale della nostra CPU o GPU e ottenere le ricompense per il lavoro svolto pagate in USDC su rete Solana. Anche qui vediamo i trade-off di mettere la nostra GPU al servizio di Ionet invece che farci del semplice mining, quindi fornendo potenza computazionale al network di AI possiamo guadagnare fino a 15 volte di più le reward che otterremmo col mining. Abbiamo poi profitti trasparenti in quanto appena concludiamo un job, ovvero quando la nostra GPU viene selezionata per elaborare dei dati, possiamo vedere subito la ricompensa. E infine abbiamo un sistema di fair rewards, nel senso che più investi più ottieni. Semplice. Qui sulla destra abbiamo una comparazione tra i guadagni di una RTX 4090 se messa a fare mining su un Ice Hash o se messa al servizio di Ionet. Come potete vedere su Ionet la stessa scheda genera un profitto di 375 dollari al mese contro i 25 dollari al mese di profitto del semplice mining. A breve nel tutorial vi mostrerò come collegare la vostra scheda video ad Ionet. Per quanto riguarda i prodotti, l'ultimo di cui parliamo è l'Ionet Explorer, ovvero il tool che ci consente di dare uno sguardo alle metriche real-time dell'ecosistema Ionet, quindi possiamo monitorare lo status dei cluster, dei jobs in corso, della supply al network e del live pricing Oracle. Qui ci sono anche le ultime transazioni pagate da Ionet ai workers per il loro lavoro, per esempio 525 dollari appunto pagati ad un workers che ha fornito la propria scheda video. Ma passiamo ora al tutorial vero e proprio di come si collega la propria scheda video ad Ionet. La prima cosa da fare chiaramente è creare un account che in questo caso si può fare tranquillamente con Google. Una volta creato l'account, questa è la prima interfaccia che ci propone appunto Ionet, quindi la schermata di home, e nel nostro caso a noi ci interesserà andare sui worker. In questo momento ovviamente non c'è nessun device collegato come worker e questo appunto è il tutorial che dovrete seguire per collegare la vostra scheda video. Quindi andiamo qui su Connect a New Device e iniziamo a seguire la procedura che ci propone Ionet. Quindi andiamo a selezionare il sistema operativo, nel mio caso Windows. Andiamo a selezionare per cosa vogliamo fornire la nostra potenza computazionale, quindi Enterprise Grade CPU, cosa che appunto è una fascia alta, molto alta direi.
oppure render, consumer grade GPUs, diciamo schede video alla portata di tutti che troviamo anche nei portatili dal quale sto registrando questo video, per esempio. Quindi io nel mio caso dovrò fare render. Diamo un nome al nostro device, nel mio caso RTX 3060 perché è la scheda che ho installato su questo computer. E infine andiamo a scegliere se, diciamo, il tipo di dispositivo, quindi GPU o CPU, ma nel mio caso è GPU. A questo punto, diciamo, la configurazione si espande e adesso arriva la parte, se vogliamo, più complicata, quindi i passaggi da seguire per installare Docker e NVIDIA Drivers sostanzialmente. Per prima cosa dobbiamo scaricare Docker e assicurarci di alcune impostazioni. Partendo dalle basi, Docker è sostanzialmente un tool che consente di creare dei container all'interno dei quali avvengono delle operazioni e in questo caso i container che andremo a creare sono proprio i tool che servono a far sì che la nostra GPU comunichi con il network di Ionet. La prima cosa da verificare aprendo, diciamo, il Task Manager è verificare che la virtualizzazione sia su Enabled, ma di base questo è abilitato di default, quindi non dovreste avere problemi. In caso c'è uno step by step guide per risolvere questo problema. Io, come dicevo, l'ho trovato già enabled, quindi questa parte la possiamo saltare. Dopodiché chiaramente scaricate e installate Docker con la configurazione che vi propone appunto il wizard di setup. Dentro Docker andate semplicemente a verificare che questa impostazione sia abilitata, quindi nella rotellina in alto a diciamo destra dei settings, poi andate su risorse VSL integration e verificate che ci sia questa spunta. Di base anche qui io l'ho trovata già abilitata, quindi non ho dovuto fare niente. E dopodiché potete aprire il vostro prompt dei comandi e semplicemente digitare docker trattino version per vedere che appunto la vostra installazione sia completata e sia funzionante. Per quanto riguarda i driver di Nvidia, assicuratevi di avere l'ultima versione disponibile. In questo momento io devo scaricare un nuovo driver e per fare ciò utilizzo il tool GeForce Experience che automaticamente vi rileva se c'è un nuovo driver da scaricare e ve lo installa, quindi è molto semplice questa parte in quanto fate tutto attraverso il GeForce Experience. Infine, passaggio opzionale, potete installare il CUDA Toolkit di Nvidia seguendo questa guida che alla fine è molto semplice in quanto dovete semplicemente seguire le istruzioni che vi propone questo Nvidia Installer. E detto ciò, siamo pronti al prossimo passaggio, ma prima di fare ciò andiamo a vedere la lista di supported device perché ovviamente non potete diciamo collegare qualsiasi scheda video, ma appunto dovete verificare che la vostra sia inserita nella lista queste qua di Nvidia o se volete collegare la vostra CPU dovete verificare che la vostra sia presente appunto nei dispositivi supportati. In questo caso io ho la 3060 laptop, quindi sono diciamo eligibile per collegarmi e siamo pronti di conseguenza a fare l'ultimo passaggio del setup. Una volta che avrete fatto appunto questa parte di installazione setup, siete pronti per lanciare il vostro container su Docker. Semplicemente quello che dovrete fare è copiare questo comando che vi crea automaticamente Ionet, aprire un terminale come ad esempio il prompt dei comandi nel caso di Windows, semplicemente incollarlo e premere invio e tutto quello che succederà sarà automatico, quindi non dovrete fare nient'altro. Se il processo è andato a buon fine, quello che potrete vedere sarà la creazione di un primo container e successivamente la creazione di un secondo container e saranno questi, diciamo, i container da far girare costantemente per restare collegati al network di Ionet. Dopo qualche minuto magari fate refresh nella schermata che avevamo visto in precedenza e vi troverete il vostro device appunto nella lista dei workers e cliccando sul vostro device potrete accedere diciamo al monitor real time delle vostre prestazioni. In questo caso ci dice che il dispositivo è in running, che è collegato al render network, che al momento è in fase di idle, quindi non sta svolgendo nessun job, ma purtroppo con questa scheda video che è diciamo poco potente difficilmente otterrò dei job e quindi delle reward pagate in USDC, ma questo va bene, io sto cercando appunto di partecipare al network anche per il discorso dell'airdrop che tra poco vedremo e dopodiché vediamo la reputation score, quindi l'uptime, la percentuale di uptime che devo un po' migliorare perché non lascio il computer acceso proprio 24 ore su 24, se no penso che si fonda.
la tier di connettività, quindi la bandwidth, anche questo che sarà importante, tra poco vi spiego perché. E infine, se per caso il vostro container si dovesse rompere o smettere di funzionare, qui avete, diciamo, le istruzioni per runnare un altro container, che semplicemente è lo stesso comando da rilanciare nel terminale. E infine, una cosa importante qui su Earning and Rewards, dovrete collegare il vostro Solana address, appunto, diciamo, per essere pronti per il setup e per ricevere i pagamenti, qualora aveste anche un hardware più potente, quindi otteneste dei job e di conseguenza delle reward derivate dal vostro lavoro. Prima di arrivare alla conclusione parliamo anche dell'airdrop di Ionet, perché ci sarà ed è confermato direttamente nei docs dove parlano del program Ignition. Per ottenere l'airdrop si può partecipare facendo una di queste cose, quindi diventando un worker come abbiamo appena visto nel tutorial, Community Questing Reward, quindi la parte di Galaxy, e infine ci saranno reward anche per i ruoli su Discord. Come vedete io sono ruolo Airdrop Tier 2 e spero che con questo video riesca a prendere anche il Tier 3. Per ottenere il ruolo Airdrop Tier 1 vi basta andare su questo canale e inviare il vostro wallet e con quello potrete anche claimare la reward dedicata in punti su Galaxy. Comunque vi ricordo che sul Discord di Ionet c'è il canale italiano dove poter fare tutte le domande del caso. Per quanto riguarda i workers ci sono vari criteri di giudizio che consentiranno di attribuire più o meno punti al vostro profilo, come la durata del vostro servizio fino al 25 aprile, la velocità della vostra bandwidth, nel mio caso per esempio sono medium speed, il moltiplicatore per il modello di GPU, nel mio caso con la Nvidia 3060 laptop ho un per 0,25 e infine chiaramente l'uptime. Il progetto sembra che farà il TGE verso fine mese, quindi valutate voi come impiegare il vostro tempo se siete interessati a interagire con Ionet. E direi che per questo video è tutto, ovviamente tutti i link e le risorse utili ve le lascio in descrizione. Vi ricordo che questi non sono consigli finanziari e che il video è fatto puramente a scopo didattico e informativo. Spero che abbiate apprezzato questo contenuto, se è così chiaramente lasciate un like di supporto e continuate ad iscrivervi e noi ci vediamo alla prossima.